Alcuni anni fa in Toscana ho incontrato il professor Erwin Laszlo e insieme abbiamo discusso sulla consapevolezza dell'uomo, sulla esperienza e sulla conoscenza umana del mondo e sull'inesplorata intelligenza intuitiva, ININ, che propongo come esperienza e conoscenza della realtà e della vita, che costantemente ci porta a espandere il nostro vedere e il nostro comprendere. Il nostro mondo è un certo tipo, una certa maniera di pensare, è un'unità, un olos, una totalità. E quello è finalmente il risultato, la conclusione che viene fuori dalla nuova sperimentazione della fisica quantistica, della cosmologia, della nuova biofisica, della nuova ecologia e finalmente anche la nuova psicologia transpersonale. Tutti hanno la facoltà di sentire, anche di comunicare con questo mondo incantato. Nell'arco della storia è solamente la civiltà occidentale, nell'ultimo 250-300 anni, che ha soppresso questa dimensione dell'esperienza umana. Tutte le altre tradizioni, anche oggi, in misura che non sono troppo dominate dal civiltà occidentale, conservano la facoltà di percepire, di comunicare. E anche noi possiamo comunicare con questa dimensione. Ci vuole per noi entrare in cosiddetto stato alterato o modificato della coscienza, o una coscienza più profonda, nella preghiera profonda, nella meditazione profonda, nella grande esperienza della religione, dell'arte, anche della grande scoperta della scienza. Entra in gioco sempre questa creatività, che è una creatività diretta, è collegato con il cosmos, con l'universo, attraverso di questo campo informativo tremendo che è sotto tutti gli elementi manifesti dell'universo, dunque della realtà. Dunque noi possiamo entrare in comunicazione quando lasciamo andare questa razionalità superficiale dell'Occidente degli ultimi paio di secoli e rientriamo in questo mondo che è incantato, ma molto più vero, perché molto più reale. Noi stiamo scoprendo nuovamente, sempre più di più, quella antica scienza, che era la scienza della sciamani, la scienza delle persone che possono entrare in questi stati modificati della coscienza, dove hanno un collegamento diretto con la realtà più profondo. E sono tanti di tecniche, tanti metodi per entrare in comunicazione. E quello che sappiamo con INI è un metodo formidabile veramente per sperimentare direttamente questo collegamento, questa realtà più profonda in quale siamo inseriti tutti noi. Dunque io può chiedere, non posso chiedere più che la società prenda serio tutte queste sperimentazioni di andare al della superficiale manifesto realtà dell'Occidente e di ritrovare finalmente quello realtà più profondo, chi dà la vita, chi è sempre presente, ma era soppresso dalla coscienza. La grande sfida è di ritrovare nella nostra coscienza, di lasciare penetrare la nostra coscienza questi dati, queste informazioni, queste immagini, questi suoni che ci sono tutti intorno di noi. Quello nuovi tipi di conoscenze, nuovi tipi di percezione sono la via per noi, per il futuro, perché quello ristabiliscono la nostra connessione con il mondo, con la natura, uno con l'altro, e lo danno una base per la solidarietà e per l'empatia che abbiamo così tanto bisogno per sopravvivere.